Noi oggi andiamo lassù. Buongiorno a tutti, oggi siamo qua con gli amici Gianluca e PN Bike. Ciao Gigi. Da Marsure in via Grave, CAI 919. Andiamo sul Monte Brole in cerca di una grotta che si trova dietro il Monte Brole, ma noi partiamo da Marsure, qui dove c'è la forra del torrente Midella. La facciamo per prima perché è una parte abbastanza impegnativa che è meglio fare con la luce. Poi risaliamo, riguardiamo il Midella e andiamo su per Monte Brole e andremo a visitare la grotta della Strega che si trova sopra Glera di Giais. Questa invece sarebbe la direttissima per il CAI 919. Sinistra, una parte difficile all'inizio perché c'è ancora luce al momento ed è meglio fare questa, visto che poi il tratto di sentiero è abbastanza esposto. E voi vi chiederete perché gli faccio fare sto girone invece di fare la direttissima su per il Monte Brole? Perché qui sotto c'è la forra del Midella, che è un posto veramente carino, e adesso ve lo mostro. Guarda come è scavato. Mi ricordo il video che avevi fatto. Merita. Torrente? Midella. Midella. Allora, questa forra è lunga circa una ventina di metri più o meno, diciamo la parte camminabile. Poi il bello è più sotto, ma ovviamente meno accessibile. Prego, guardare. Ce n'è un tratto anche più su, alla fine del canalone qui. Su per di qua ora, fino a scavalcare quella piccola forcella. Allora si sale su per di qua, con attenzione, e si continua su, fino alla chiesetta. Skoda, prima guerra mondiale. E l'altare ai caduti. Di qua. Adesso andiamo su di qua. Vivo sentiero Costalonga che è di là, Forcella di Giais che è di là. Dai che andiamo, che comincia già il buio. Allora all'inizio la stradina è tutta così, si va su finché si restringe e si inoltra in mezzo al bosco. Potresti andare anche dritto volendo, intanto è laggiù che finiamo. Qua del Capanno c'è segnavia su a sinistra, anche qui poco sopra il Capanno. Una bella salitona intorno al 25-28%, poi spiana un po'. Ah, che posto veramente da streghe. Pieno di antri. Qua si gira a destra. Occhio è qua, che è un po' esposto. Con calma, perché qua non perdona. Infatti c'è anche un cavo di sicurezza. Guarda che roba. Allora, questo è il ponte
questa è la forra. E noi prima siamo passati sulla parte bassa della forra, sempre questa. Impressionante. Pensa a risalire qua. Sì, caro, abbiamo fatto in bici questo. Sì, in salita sì, a mano, in discesa te lo fa tranquillo, non è problema. Meglio tenersi alla corda, Adesso si risale qua su e ci si ricollega al CAI 919. Poi giù di qua dopo. Sì, poi giù di qua. Mezz'ora. Questa finisce nel nulla. Noi andiamo a destra tenendo il sentiero. Dobbiamo arrivare lassù e girare. Si vedono i segni là. Dai, ci siamo quasi. Questa l'hai fatta con la Torpado? Sì, è in discesa poi tra l'altro, con la forcella da 100 mm. Quella è la cima. Sembrano più grandi visti da qua. 6,90. 5 metri sei in cima. Siamo in cima, dai. Ancora 50 metri, più o meno. Adesso facciamo pausa, superiamo un po' questa salita e poi ci mettiamo un po' a riparo. Perché tra poco siamo sopra a Glera. Però qui siamo ancora sul 919, Infatti lui dovrebbe continuare su a sinistra verso Forcella di Gais e noi andiamo verso il 988. Eccoci, bivio. Da qui lasciamo il CAI 919 e andiamo a destra. Adesso si dovrebbe scendere. Là c'è Glera di Gais, guarda, ecco il ghiaione. Adesso dovremo far così e qua sotto dovrebbe esserci la grotta. Però dopo noi dobbiamo tornare su di qua, ricordatelo. E la grotta si trova a 108 metri in linea d'aria. Dai, andiamo dentro. Lasciamo il sentiero da cui siamo venuti giù ovviamente e continuiamo di qua. Andiamo lungo il ghiaione. Wow, quello che si vedeva da sopra. Allora, questo è l'unico sentiero. Io in mappa ho messo un'uscita anche sopra, in realtà non è percorribile, solo questo è percorribile probabilmente. Guarda che la grotta è lassù. Questo è il sentierino. Questo qua. Grande. Bravo Gigi. Hai avuto. Allora, questa è la grotta della Strega e ci troviamo sopra Glera di Gais. La grotta è conosciuta dai paesani come antro della Strega, che arrabbiatasi con loro per i vari dispetti fatti appunto dai paesani, provocò una frana dal Monte Brole, che ora costituisce la pietraia sopra Glera di Gais, da cui Glera appunto ghiaia.
Ricerche fatte dal conte di Ragogna hanno riportato alla luce reperti litici, utensili preistorici. Queste ricerche sono state fatte nei pressi della grotta, non tanto qui dentro, ma nelle zone, diciamo, adiacenti. Qui sotto ci sono le zone di interesse archeologico con questi reperti, appunto. Adesso si è fatto un po' tardi e sarà meglio avviarsi, dopo aver mangiato, fatto rifornimento e tutto il resto, perché è stata veramente una bella scarpinata. Ora dovremo risalire per un altro centinaio di metri di dislivello, ma è un tratto non molto lungo. Dopodiché abbiamo una direttissima giù verso l'auto. Ho messo il tratto più facile verso la fine. Dai che andiamo. Dobbiamo risalire lassù e poi tutta discesa. Ah, c'è un omino, sì. Ho in mente un vecchio segno per il sentiero. Ci siamo, dai. È stata durissima. Del Monte Brole. Abbiamo superato il sentiero che veniva su dalla fora alta del Midella, quello che abbiamo fatto prima, e continuiamo giù dritti per 1 chilometro e poi arriveremo subito alla macchina. Insomma ragazzi, bel giro, abbiamo fatto circa 600 metri di dislivello. Ho scelto questa via appunto perché all'inizio si faceva la parte più difficile e poi alla fine quella più facile, soprattutto con l'arrivo del buio. Ma siamo riusciti a rientrare con un po' di luce, dunque non ci sono servite nemmeno le torce. Allora, con questo io vi saluto, vi lascio la traccia GPS sotto il video, nella descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuto tutto quanto, soprattutto magari fate anche qualche donazione perché il sottoscritto è povero, molto povero purtroppo, è vecchio, e se non vi è piaciuto mettete like lo stesso, capito? Perché mi serve, chiaro? Boh. Signori, ci vediamo al prossimo giro.